Oggi cerco di rispondere a una delle domande che spesso mi fate. Ha ancora senso oggi trasformare una bicicletta in elettrica con un kit? Eh già, con tutte quelle bici elettriche che ci sono in commercio, già pronte all'uso e anche economiche, ha ancora senso spendere dei soldi, del tempo per elettrificare la vecchia bicicletta che abbiamo in garage? Mettetevi comodi che vi spiego tutto. Trasformare una bicicletta elettrica con un kit sembra un'operazione poco conveniente, visto anche i costi che hanno oggi i kit. Ma allora perché se ne vendono ancora così tanti? A volte è una questione anche di cuore, nel senso che spesso quella bicicletta che abbiamo nel garage rappresenta per noi un ricordo, qualcosa a cui siamo particolarmente affezionati. Ed è un po' come quando andiamo in soffitta, troviamo la nostra vecchia chitarra elettrica, ce ne voglia di cambiargli le corde, sistemare i contatti, poi accendere l'amplificatore, accordare la chitarra e quando suona ecco che siamo veramente felici di aver riportato in vita quei suoni, quella voglia di suonare e di giocare che avevamo una volta. Per molti la bicicletta è ancora questo. Sì, montare un kit elettrico su una bici non è solo tecnologia, ma una piccola sfida alle nostre capacità, la dimostrazione che se vogliamo davvero possiamo trasformare ciò che abbiamo, ridare vita alla nostra vecchia bicicletta in qualcosa di nuovo e sorprendente. Ma alla fine bisogna fare i conti con le proprie finanze e ormai il mondo delle biciclette elettriche e dell'e-bike propone delle soluzioni adatte a tutte le tasche e come vedete anche nel mio canale ci sono tipologie veramente le più disparate, da quelle con le ruote FAT, quelle col telaio in carbonio, col motore centrale, motore nella ruota posteriore, adatte veramente per tutte le tasche. La domanda non è più si può trasformare una bicicletta in elettrica, bensì ha senso farlo? Beh, dipende da tre cose fondamentali. Innanzitutto la bicicletta di partenza, l'utilizzo che ne vuoi fare e ovviamente il budget. Facciamo un esempio per capire meglio. Se abbiamo una bicicletta di base già buona, una mountain bike ma anche una city bike leggera che però magari ha degli ammortizzatori interessanti oppure un impianto dei freni idraulici ancora buoni o anche un cambio posteriore interessante, ecco che montare un kit che costa circa 400-800 euro può essere la soluzione ideale, non solo per il tragitto casa-lavoro ma anche per divertirsi e tanto nei fine settimana. Vi voglio far notare una cosa, mentre i prezzi delle e-bike e delle biciclette elettriche ultimamente sono sempre più bassi, il costo del kit è rimasto uguale nel tempo. Questo significa che i produttori di kit stanno utilizzando dei materiali particolarmente pregiati e non riescono a ridurre i prezzi come vorrebbero magari, perché la concorrenza di sicuro la sentono anche loro. E per noi questo significa che abbiamo una sorta di garanzia che i soldi che abbiamo spesi valgono l'investimento. Facciamo un veloce confronto tra i pro e i contro nell'installare un kit. Con il kit riutilizzi una bici che già possiedi e magari hai speso anche abbastanza. La qualità dei componenti, sospensioni, freni, cambio è spesso superiore alle e-bike entry level. Con il kit c'è poi la possibilità di scegliere la capacità della batteria, la potenza del motore e anche il display. Nel kit, ad esempio della Bafang, il motore è centrale e non è nel mozzo della ruota ed è possibile intervenire nella centralina elettronica per personalizzare i livelli di assistenza al proprio stile di guida. Altro aspetto da considerare è che il kit si può sempre togliere, vendere oppure installarlo in una futura bicicletta. Per contro abbiamo un'estetica che spesso non è il massimo, con cavi a vista. Ecco perché io ho creato questa carena. Poi bisogna prestare particolarmente attenzione alla compatibilità della nostra bici con il kit al momento dell'acquisto e infine il montaggio richiede un po' di manualità, altrimenti bisogna affrontare anche la spesa di un meccanico che ci assembli il kit.
Mentre un'e-bike economica ha come vantaggio che ti arriva a casa pronta all'uso, senza sbattimenti di montaggio, il design è più pulito, funziona tutto, giri la chiave e vai. Per contro, spesso i componenti sono base e meno durevoli e difficilmente si può aggiornare o personalizzare, e il motore normalmente è nel mozzo della ruota posteriore. Insomma, dipende se preferisci la praticità di una bici elettrica subito pronta o la qualità a lungo termine con un po' di fai da te. E poi sorge un'altra domanda: il kit è legale? Dal punto di vista normativo valgono le stesse regole delle e-bike, quindi potenza del motore continua a 250 watt, velocità massima 25 km/h e sono proibiti qualsiasi tipo di acceleratore. Quindi, tirando le somme, ha ancora senso oggi montare un kit? Per me sì, e come potete vedere nei miei video io con queste e-bike sono andato veramente dappertutto, però il kit non è per tutti. Se non vuoi buttare via una bici ancora buona, le vuoi dare nuova vita, se ti piacciono le sfide, il fai da te è una scelta intelligente e che ti darà ottime soddisfazioni. Se invece non vuoi complicazioni, meglio puntare direttamente su una e-bike pronta all'uso. Ma quanti di voi hanno già installato il kit o ci stai ancora pensando? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.